Molti di voi probabilmente, almeno una volta nella vita, hanno sentito parlare di Lady Godiva e della sua leggendaria cavalcata. Perfino i Queen l'hanno citata nel famoso pezzo Don't Stop Me Now. Sono una macchina da corsa che passa come Lady Godiva. Lady Godiva fu una nobildonna anglosassone, nota per essere diventata la protagonista di una storia che si mescola con una leggenda, secondo cui cavalcò nuda per le strade di Coventry, coperta solo dai suoi lunghi capelli. Ma come ci siamo arrivati qui? Facciamo qualche passo indietro. Partiamo col dire che il suo nome, versione latinizzata di Godgifu, che significa regalo di Dio, apparve per la prima volta nel Liber Eliensis, un antico testo latino diviso in 3 parti di cui l'autore è anonimo, che racconta la cronaca della storia inglese dal 673 fino alla metà del XII secolo. Lady Godiva dovrebbe essere nata intorno all'anno 990 d.C., quando governava re Etelredo II. Non si sa molto della sua vita da giovane. Sappiamo però che la Godiva di cui si parla in quest'antico testo latino era vedova, quando Leofrico, conte di Mercia, la sposò. A quel tempo il potere passava fra le mani di sovrani diversi, ma i vari territori erano amministrati da potenti signori locali. Fra questi c'era Leofrico. Lui era uno degli uomini inglesi più ricchi, che era a capo della Mercia, uno dei 7 regni anglosassoni presenti in quella che ora è l'Inghilterra. No, non siamo nel Trono di Spade, anche se probabilmente George Martin, fra le tante cose, si è lasciato ispirare anche da questo quando ha creato il suo vasto mondo. I due ebbero 9 figli, e anche se di loro non si sa molto, di uno in particolare, Edfgar, sappiamo che ottenne il posto del padre dopo la sua morte, avvenuta nel 1057. Storicamente però c'è chi mette in dubbio il fatto che fosse figlio di Lady Godiva, e si ipotizza fosse nato da una vecchia storia di Leofrico. Lady Godiva e il marito formavano la tipica coppia medievale, devota alla famiglia e alla chiesa. I due furono anche dei grandi benefattori e ai vari monasteri fecero tante donazioni. Si dice che proprio grazie a Godiva, Leofrico si convinse nel 1043 a fondare il monastero benedettino di Coventry. Durante gli anni in cui Leofrico comandava, 4 differenti sovrani si susseguirono al potere. Sembra che uno di loro abbia imposto al popolo inglese nuove tasse da pagare, e Leofrico, come tutti gli altri grandi signori sparsi per i regni, ne inviava una parte al sovrano, tenendone per sé una percentuale. Ma alla moglie questo non stava bene, perché le tasse erano già alte anche prima. Si dice che Lady Godiva prese le parti del popolo, ed è proprio qui che non si riesce più a capire dove finisce la storia e dove comincia la leggenda. Non faceva altro che supplicare il marito, chiedendogli di abbassare quelle tasse opprimenti, ma lui rifiutava, non voleva saperne di accontentarla, tanto che un giorno, stanco delle sue lamentele, disse che avrebbe accolto la sua richiesta solo se avesse cavalcato nuda per le vie della città. Probabilmente sottovalutò il suo coraggio, perché lei lo prese in parola. La leggenda narra che Lady Godiva, dopo aver emesso un proclama in cui diceva a tutti di rimanere in casa e chiudere ogni finestra, salì in groppa a un cavallo e cominciò a cavalcare per le vie della città, coperta solo dai suoi lunghi capelli. Tutti gli abitanti della città furono talmente grati a Lady Godiva da fare come gli era stato detto. Ma secondo altre varianti di questa leggenda, nate nel 500, vi fu un uomo che non tenne fede a quanto lei aveva ordinato. Un sarto di nome Tom fece un foro e spiò la Lady a cavallo. Ma ne rimase talmente impressionato che l'ira divina si abbatté su di lui e rimase cieco. Secondo un'altra variante, furono poi gli altri cittadini ad accecarlo per vendetta. Per tradizione popolare l'appellativo Peeping Tom, equivalente inglese dell'italiano guardone, deriva proprio da questa vicenda. Comunque, dopo questo gesto pieno di coraggio, il marito di Godiva fu costretto a tenere fede alla parola data e accontentò sia la moglie che i cittadini. Ma questa leggenda ha una variante ancora più antica, in cui si racconta che Lady Godiva attraversò il mercato della città da una parte all'altra, mentre tutti erano lì, scortata solo da 2 cavalieri. Questa storia si trova in un'antica cronaca medievale, in alcuni aneddoti di Ruggero di Wendover. Richard Grafton, invece, nel 500, ci dà una versione diversa di questa leggendaria cavalcata.
secondo cui Leofrico aveva già eliminato tutte le tasse, tranne una sui cavalli. E sarebbe per questo motivo che Godiva avrebbe deciso di protestare proprio in groppa a un cavallo. Questa leggenda comunque è apparsa 2 secoli dopo la sua morte ed è stata raccontata in tanti modi. Chissà se Lady Godiva ha davvero cavalcato nuda per le strade. Probabilmente le cose sono andate in maniera differente e la storia è stata solo romanzata. I cronisti dell'XI e del XII secolo menzionano Godiva come una rispettabile donna religiosa di una certa bellezza e citano anche le sue donazioni alla Chiesa, ma non fanno mai riferimento al fatto che si sia messa a camminare nuda. Un'ipotesi plausibile per la nascita di questa leggenda fa pensare all'usanza dell'epoca per i penitenti di fare una processione pubblica in sottoveste, un indumento bianco senza maniche, considerato intimo a quel tempo. Lady Godiva potrebbe effettivamente aver fatto qualcosa di questo tipo, magari scalza e senza i suoi gioielli, che a quel tempo, per una nobil donna, rappresentavano un simbolo del suo alto rango. Alcuni dicono che il mito sulla nudità di Lady Godiva abbia avuto origine nella propaganda puritana, allo scopo di infangare la reputazione della devota Godiva. Quando il marito morì, Lady Godiva continuò a vivere nella contea, ma quello che seguì fu un periodo turbolento e c'era alle porte la conquista normanna. Il duca normanno Guglielmo il Conquistatore conquistò il regno e quasi tutti i nobili a capo dei vari territori furono sostituiti da altri appositamente scelti dal nuovo sovrano. Ma Lady Godiva fu una dei pochi nobili e l'unica donna che rimase a capo del suo territorio, anche se non si sa per quanto tempo. La data di morte di Lady Godiva non si conosce con certezza. Si presume sia fra il 1066 e il 1086. Altri invece affermano che sia morta il 10 settembre del 1067. Anche il luogo in cui fu sepolta è incerto. Secondo alcuni è sepolta nella chiesa della Benedetta Trinità, a Evesham. Secondo altri è stata sepolta vicino al marito, nella chiesa principale di Coventry. Qualunque sia la verità su questa leggenda, ciò che rimane certo è il coraggio di Lady Godiva e l'amore che aveva verso il popolo.